Eccoci. Allora, vediamo se possiamo iniziare questa chiacchierata che dobbiamo fare oggi facendo anche un po' il punto della situazione. Allora, anyway, innanzitutto io vedo un certo numero di facce note e poi delle persone che non conosco, quindi non so quale sia il livello di conoscenza del problema che noi stiamo trattando oggi. Quindi faccio un brevissimo punto di riferimento. Io, ahimè, mi occupo di una problematica che riguarda le interferenze aliene. Le interferenze aliene cosa sono? È una fenomenologia, diciamo, che dipende non da noi, perché noi siamo la parte passiva di questa cosa, ma in realtà dipende da loro, tra virgolette, gli alieni. Gli alieni, cioè, cosa c'entrano gli alieni? Purtroppo noi ce l'abbiamo fra le scatole questa cosa. Non ne parla nessuno, la gente non ha tanta voglia di affrontare un discorso come questo perché è un discorso difficile. Tecnicamente la Chiesa ha delle remore grosse nell'affrontare una cosa del genere. Devo dire che la politica, non so se voi lo sapete, ma sono state fatte 12 interpellanze parlamentari alla Camera sul problema degli UFO, la gente comune li chiama UFO, senza sortire nessun tipo di risultato finale. Inoltre i servizi segreti ci lavorano sopra, però la verità non viene mai fuori. Io me ne occupo da circa 40 anni ormai e dagli ultimi 20 anni mi occupo di un aspetto particolare della questione, che sono le interferenze aliene. Cioè le persone che vengono a parlare con me di solito sono persone che credono di aver avuto rapporti con queste figure che vengono da un altro posto. Gli studi che noi abbiamo fatto ci portano, studi che in Italia hanno solo 20 anni, quindi non è che si sappia granché di questa fenomenologia. Tenete presente che ci siamo accorti del fenomeno ufologico nel 1945 nel mondo. Prima nessuno se ne era accorto, quindi è una cosa nuova. E come tutte le cose nuove la gente non capisce bene che cosa sta succedendo. Per questo gli americani hanno cominciato a studiare questo fenomeno, ma noi siamo andati molto avanti. Dopo un po' ci siamo messi anche noi a studiare questa cosa. Abbiamo scritto delle cose, dei libri, abbiamo fatto delle cose perché la gente sapesse qual era il problema. E lo stiamo facendo tuttora. Tenete presente che i risultati che abbiamo ottenuto sono risultati eclatanti, perché sappiamo ora dove mettere le mani, tutto lì. Sappiamo che cos'è il fenomeno, come funziona, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto l'associazione che mi supporta o mi sopporta, il che è probabile, organizza almeno una volta al mese un brainstorming, cioè una riunione come questa in cui facciamo il punto della situazione, di tutte le cose che abbiamo scoperto durante i 30 giorni, per dire a tutti qual è lo stato dell'arte. Non è come altre situazioni, altri centri, in Italia ci sono i centri ufologici, che fanno una riunione una volta all'anno dove ci sono 3 soci e non si capisce mai di che cosa parlare. Qui si cerca di dire tutto a tutti, anche se quello che diciamo può essere effettivamente molto complicato, difficile da digerire, perché si parla di problematiche che non vengono accettate comunemente a cuor leggero dalla scienza ufficiale. Le posizioni ufficiali le sapete tutti, l'ufficiologo italiano è Piero Angela, insomma, voglio dire, e quindi quello che dice lui lo dice la televisione, e la televisione è una cosa importante perché è la rappresentazione della realtà della mappa, cioè del territorio, quello che voi vedete. In realtà non è così, lo sappiamo tutti, e quindi ci vuole un'informazione diversa.
Le metodologie che abbiamo utilizzato per studiare questi fenomeni sono metodologie all'avanguardia, ovviamente, e che però non sono inventate dal sottoscritto, ma sono elaborazioni di tecniche già utilizzate. La programmazione neurolinguistica, l'ipnosi regressiva, tutte tecniche che tendono a guardare nella testa delle persone e cercare di tirargli fuori quelli che sono i ricordi che lui crede di non avere più. Morale della favola, e negli ultimi 20 anni quello che è venuto fuori, poi che abbiamo scritto dappertutto, soprattutto su internet, è il quadro di una situazione che non è a nostro favore. L'alieno buono che ci vuole tanto bene degli anni 65-70 della New Age americana non esiste. Il nostro modo di vedere invece dimostra che l'alieno, e ce ne sono di diversi tipi che vengono su questo pianeta, vogliono in realtà sfruttare l'essere umano per quelle che sono le sue caratteristiche, le sue potenzialità, e nel fare questo però non gli chiedono il permesso. Già questo potrebbe essere un problema. Poi c'è un altro problema, che tutte le volte che noi facciamo le nostre indagini con i nostri metodi scopriamo che accanto all'alieno di turno che viene a rompere le scatole al nostro addotto, brutto termine addotto che deriva da abduction, adduzione, preso contro la tua volontà, si potrebbe dire così. Bene, tutte le volte che noi andiamo a cercare una spiegazione, a ricordare, a far riprendere i ricordi al soggetto, ecco che compare sempre all'interno dell'ipnosi regressiva, per esempio, la tecnica che ci permette di riprendere i ricordi e rivisitarli correttamente. Compaiono questi cavolo di militari, cioè esseri umani come noi in divisa che dicono e che fanno delle cose accanto all'alieno. È evidente che ci eravamo fatti l'idea che l'alieno e il militare fossero d'accordo tra di loro. E qui ancora più, no, non va bene questa cosa, no, no buono. No buono. Allora, io la racconto come se fosse una barzelletta, ma tenete presente che ci sono dei numeri che sono i numeri delle nostre statistiche. Cioè, nel giro degli ultimi 20 anni, soprattutto negli ultimi 15, diciamo così, noi abbiamo visto un certo numero di persone. Saranno 1000, 1500, un numero imprecisato superiore a 1000, con diversi livelli di acquisizione di informazioni. Quindi chi viene trattato con l'ipnosi profonda, chi viene trattato con tecniche di programmazione neurolinguistica, chi con altre metodologie, ci lasciano le loro testimonianze, centinaia di testimonianze che per molti versi sono uguali, sovrapponibili l'una all'altra. L'indice di credibilità della fenomenologia aumenta perché questi che non si conoscono tra di loro non si possono essere inventati lo stesso sogno, la stessa cosa, nei minimi particolari, a meno che io non li influenzi. Per questo noi abbiamo lavorato con 3 gruppi diversi, quindi con 3 persone che facevano le ipnosi differenti, e anche in quelle situazioni abbiamo ottenuto sempre gli stessi risultati. Questo è solo il cappello alla questione. Per dire, non stiamo parlando del sesso degli angeli, o come dice qualcuno, non stiamo a pettinare le bambole, nel vero senso della parola. Qui c'è un problema da risolvere e cerchiamo di risolverlo con i mezzi che la scienza ufficiale oggi ci dà. Noi li abbiamo questi mezzi, e quindi li dobbiamo utilizzare. Allora, mi sono fatto il fogliettino, perché in queste riunioni la prima cosa che si deve fare è dare le indicazioni di dove stiamo andando, cioè quali sono le novità dell'istante, del momento, soprattutto per quanto riguarda le informazioni. Allora vi dico subito che io mi sono impegnato in questo periodo a fare delle cose che servono per mandare in